Salve gente, io sono Luca e in questo fantastico episodio volevo parlare del congiuntivo. Onestamente è già da un po' di tempo che volevo fare questo video, poi ho sempre rimandato perché pensavo che il video sarebbe diventato enorme, gigantesco, quindi ho rimandato. Alla fine ho deciso che il modo migliore di affrontare questo video non è tanto fare un unico grande video, quanto fare un'introduzione, che è questo video, e poi sviluppare i vari punti in video successivi. Quindi questo video mi serve per introdurre alcuni concetti, poi entrerò più nel dettaglio in video specifici. Quindi questa fondamentalmente sarebbe un'introduzione. La cosa di cui volevo parlare è la seguente. Allora, so benissimo che il congiuntivo è molto difficile per gli stranieri che studiano l'italiano e che molti stranieri hanno difficoltà a usare il congiuntivo in modo corretto. Detta altrimenti, molti stranieri fanno molti errori quando usano il congiuntivo. Questo comporta il fatto che molti stranieri quindi evitano di usare il congiuntivo in generale perché sono sicuri che sbaglieranno. Quindi invece di correre il rischio usano sempre l'indicativo e non usano mai il congiuntivo. Questa cosa, tra parentesi, non vale soltanto per gli stranieri, ma vale anche per gli italiani. Molti italiani sbagliano a usare il congiuntivo. Il fatto è che esistono due tipi di errori col congiuntivo. Questa cosa, a mio parere, non viene spiegata bene nei manuali di italiano, i professori di italiano tendono comunque a sorvolare e non spiegano bene che in realtà non tutti gli errori col congiuntivo sono uguali. In particolare, secondo me, esistono due tipi di errori col congiuntivo. Da un lato ci sono errori gravi, atroci, dall'altro ci sono errori molto meno gravi che in realtà non sono neanche errori. Quindi una persona non dovrebbe neanche preoccuparsi più di tanto di questa categoria di errori. Per quanto riguarda la prima categoria di errori, quelli che io ho chiamato errori atroci, ecco, in questa categoria rientrano degli errori che sono gravi non tanto perché qualcuno dall'alto ha detto che sono gravi, non va fatto così, eccetera, eccetera, ma perché sinceramente suonano malissimo. Non so se avete presente quel suono che fa il gessetto sulla lavagna, no? Quello stridere, no? Che uno sente quel suono e gli si accappona la pelle. Ha un effetto veramente spiacevole sentire quel suono del gessetto che stride sulla lavagna. O meglio, ad alcune persone fa questo effetto, che proprio non lo possono sentire quel suono. Si tappano le orecchie pur di non sentire quel suono del gessetto che stride sulla lavagna. Oppure invece del gessetto immaginatevi un'unghia che stride sulla lavagna, no? Quel suono, avete capito a che suono mi riferisco? Ecco, certi errori col congiuntivo sono così, almeno questa è la mia percezione da madrelingua. Quando sento determinati errori mi sento allo stesso modo, è come sentire proprio qualcosa che stride su una lavagna. Una sensazione assolutamente sgradevole. Poi invece, dicevo, c'è la seconda categoria di errori, gli errori che io ho definito non gravi, perché comunque non sono gravi e in ogni caso sono cose che non vengono neanche percepite come errori. Se voi parlate, commettete uno di questi, tra virgolette, errori, non se ne accorge nessuno, possiamo dire. È chiaro che poi se voi parlate con un purista di lingua italiana convinto che no, bisogna usare il congiuntivo sempre e comunque, eccetera, eccetera, è sbagliato, eccetera, eccetera, questo tipo di persone sì, vi potrebbero fare delle storie, ma in generale nessuno ci fa caso se voi commettete un errore della seconda categoria. Come dicevo, in molti casi non si tratta neanche di errori, ma di forme che nella lingua colloquiale parlata sono perfettamente legittime. Perché vi sto facendo questo discorso? Per dire fregatevene degli errori col congiuntivo? No, non volevo dire questa cosa, volevo dire fate attenzione, ci sono errori gravi e ci sono cose che probabilmente voi state lì a pensarci troppo, ma in realtà non sono neanche errori. Quindi tutto questo mio discorso serve per dirigere la vostra attenzione verso determinati tipi di errori. Voi dovete assolutamente evitare questo tipo di errori, mentre invece per quanto riguarda l'altra categoria non è poi così grave se fate questi errori. Come dicevo, ci tenevo a fare questa precisazione perché di solito questa cosa non viene detta, cioè almeno a me sembra che i professori di italiano considerino un po' allo stesso modo i vari errori col congiuntivo. In realtà, secondo me, c'è una categoria di errori gravi, una categoria di errori che non sono neanche errori e per i quali lo studente straniero non dovrebbe neanche preoccuparsi più di tanto. Bene, adesso dopo aver fatto questa premessa andiamo un attimo a vedere quali sono esempi di queste due categorie.
Adesso voglio fare solo degli esempi, poi come dicevo descriverò più nel dettaglio ciascun tipo di errore. In questa categoria degli errori gravi io metterei sicuramente e al primo posto l'uso del condizionale al posto del congiuntivo. Mi riferisco al periodo ipotetico, no? In cui ci sono due componenti, una parte va al congiuntivo e una parte va al condizionale. Ecco, invertire le due cose, cioè usare il condizionale al posto del congiuntivo e il congiuntivo dove andrebbe il condizionale, ecco, questo è un errore gravissimo, devastante, critico e suona veramente male. Per esempio, facciamo finta che la frase sia se lo sapessi te lo direi. Ecco, dire se lo saprei te lo dicessi, questo è un errore devastante. Perché voi cosa avete fatto nel periodo ipotetico? Avete invertito le due cose, cioè avete usato il congiuntivo dove andava il condizionale dove andava il congiuntivo. In realtà questo errore è abbastanza facile da evitare, basta sapere che dopo il se ci va il congiuntivo e nell'altra frase che va il condizionale e non viceversa. Voi mi potreste dire, Luca, ma che cos'è il condizionale? Ok, allora, se mi fate una domanda di questo tipo mi rendo conto che tutto quello che sto dicendo non ha senso, però diciamo che questo è un corso di italiano avanzato, quindi do per scontato che voi sappiate cos'è il condizionale, cos'è il congiuntivo. Ecco, questo è un esempio di errori gravi che in assoluto dovreste evitare. Facciamo un esempio di errori non gravi. Per esempio, facciamo finta che ci sia una frase del tipo se l'avessi saputo te l'avrei detto. Ecco, questo è il periodo ipotetico, un congiuntivo nella frase col se e poi abbiamo un condizionale nell'altra frase. Quale potrebbe essere un errore? Usare l'indicativo imperfetto in entrambi i casi, cioè dire se lo sapevo te lo dicevo. Ora, probabilmente i vostri insegnanti vi hanno detto che questo è un errore, in realtà non è proprio così, perché nella lingua parlata e colloquiale ci viene spontaneo esprimerci così. Cioè, da madrelingua vi posso assolutamente garantire che tutti diciamo nell'immediato, quando non abbiamo tempo per formulare la frase, diciamo se lo sapevo te lo dicevo. È una cosa che ci viene spontanea usare l'imperfetto indicativo. È chiaro che se poi uno ha il tempo di formulare la frase, arriva a dire se l'avessi saputo te l'avrei detto, però nell'immediato, quando dobbiamo rispondere subito a qualcuno, c'è qualcuno che ci incalza, ci viene spontaneo usare l'imperfetto. Almeno io parlo per me, parlo per le persone che conosco. In ogni caso, un errore di questo tipo non è sicuramente paragonabile a un errore dell'altra categoria, cioè dire se lo sapevo te lo dicevo. Secondo me non è un errore, ma in ogni caso, anche se è un errore, non è neanche lontanamente paragonabile a un errore del tipo se lo saprei te lo dicessi. In questa categoria di errori non gravi io ci metterei anche l'usare l'indicativo presente al posto del congiuntivo presente nelle frasi che iniziano con il penso che, per esempio, penso che sia un'ottima idea. Ecco, questa sarebbe la forma corretta. Vi può capitare di sentire e vi può capitare di dire penso che è un'ottima idea. Ora, ovviamente qui i puristi insorgono e dicono no, errore, non si scrive così, si dice penso che sia. Ok, detto ciò, nella lingua parlata un sacco di persone dicono penso che è. Adesso io non voglio fare un dibattito se sia o non sia un errore, vi sto dicendo che la portata, cioè la gravità di questo tipo di errori è sicuramente diverso dall'errore di questa categoria. Ma perché dico queste cose? Perché se una persona dice penso che è, oppure in altri casi usa l'indicativo presente al posto del congiuntivo presente, io non lo noto neanche. Se una persona mi sta parlando, io non noto un suono sgradevole che interrompe tutto il discorso come in questo caso. In questo caso proprio io ci faccio attenzione, cioè non posso non notarlo, ma in questi casi sono errori meno gravi. Ma perché dico meno gravi? Meno gravi perché non li noto, cioè sento la persona che parla, non ci faccio neanche caso. Non è come sentire un'unghia che stride su una lavagna, come in questo caso. Ecco, spero che quanto detto in questa premessa sia chiaro. Come dicevo, poi farò altri video e espanderò ciascun punto, ciascun tipo di errore, ne parlerò più nel dettaglio. Spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se avete delle domande, dei dubbi, delle osservazioni da fare, mi raccomando, scrivetele qua sotto nei commenti.
Detto ciò, vi saluto.